Fasi del risveglio spirituale è forse per caso un nuovo tool della intelligenza artificiale o è forse una nuova app per fare il miglior caffè? Certo che se fosse così sono sicura che correresti subito a cercare su Google di cosa si tratta, e invece no, si tratta delle 5 fasi da cui si passa per arrivare al risveglio spirituale, che non è una cosa lontano astratta, ma che è qualcosa che migliora effettivamente la tua vita. Perché è vero che se in questo momento investi nell'oro guadagni un sacco di sgay, ma non siamo nell'era dell'oro, siamo nell'era del bronzo, dove ci sono i robot, le macchine che la faranno da padroni, e quindi l'unica differenza che puoi mettere in campo che ci sarà è tra chi è veramente risvegliato spiritualmente e le macchine. Se senti che c'è una zavorra dietro che ti pesa un botto e che non è la tua e te ne vuoi liberare, se pensi che, se senti meglio che hai questa necessità di denudarti, spogliarti in senso metaforico ma non troppo di cose che non sono tue, se pensi che veramente esista il risveglio spirituale, che non sia qualcosa di trallallero trallallà, ma che è in grado, e lo vediamo in queste 5 fasi, di rendere veramente la tua vita su questo pianeta bellissimo azzurro molto più facile e di non sprecarla, allora sei sul video giusto. Ogni persona è diversa, e perché il DNA fortunatamente è diverso e unico, quindi ci sono persone che possono affrontare il risveglio spirituale accorciando i tempi, visto che ora il concetto di tempo è completamente diverso e va stra veloce, quindi attraversare alcune fasi tutte insieme. Ci sono persone che stanno in una fase, poi vanno avanti, vanno indietro, rimangono in quella fase, quindi rimangono bloccati perché non riescono a procedere a capire la lezione. Ci sono persone invece che affrontano le 5 fasi tutte una dopo l'altra. Non esiste meglio o peggio, però in questo video ti espongo quelle che sono le 5 fasi dalle quali si passa, che siano insieme, che siano a tratti, che ci si metta 10 anni, 5, 3. Are you ready? La prima fase, quella dell'ignoranza, quella ignoranza nel senso che se ignori di tutto, si vive veramente in Fantasilandia, si vive la vita facendo le stesse cose, si hanno sempre le stesse amicizie. L'amore, anche se è completamente sbagliato, rimarrà sempre quello. La fase in cui non ti chiedi e non ti fai nessuna domanda, accetti tutto come se fosse la verità assoluta. Io, se ripenso a questa fase, la ricollego veramente quando ero molto 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 giovane, perché credo di aver fatto delle cose da veramente non consapevole, non cosciente. Oggi c'è questa fortuna di chi inizia il risveglio spirituale di avere molte più risorse a proprio uso e vantaggio. Quindi se dovessi riassumerti la prima fase, quella della ignoranza, con 2 film, sicuramente ti consiglierei di vedere The Truman Show e Il giorno della marmotta, dove lui si rende conto che fa sempre le stesse cose, che c'è qualcosa che stride, ma non riesce a passare alla fase successiva fino a quando non capisce qualcosa. Quindi questa è la prima fase, la fase dell'ignoranza, non consapevolezza, non coscienza, ignori di tutto, tutto quello che c'è va benissimo così. La fase numero 2 è quella della dissolvenza, della distruzione dell'ego, un po' come se arrivassero i 3 moschettieri con la loro lancia, la loro spada in alto, zanzà, distruggessero tutto quello che non è reale. In realtà quello che vedi nello specchio non sei tu, ma sono i tuoi pensieri quando sono tossici, le tue credenze quando sono tossiche, e molto spesso sono i pensieri e le credenze che ti ha appiccicato addosso qualcuno. Quindi distruzione dell'ego, dissolvenza dell'ego, zanzà, significa che tutto quello che non è reale lo cominci a vedere. È come se tu fossi allo stesso tempo, come utilizzano spesso in psicologia, l'osservatore e l'osservato. Tu sei in una posizione esterna, come se ti vedessi da fuori
è come se ti vedessi da fuori, e quello che succede nel momento in cui si dissolve e si distrugge l'ego è che il dito non è più puntato fuori, è sempre colpa degli altri, ma il dito diventa così, cioè metti in discussione veramente chi sei e se quel problema che c'è là fuori in realtà è una tua proiezione o è veramente qualcosa di esterno, che come se non ci fosse un domani ti metti letteralmente dentro Google, Mozilla, Perplexity per cercare la verità. Quindi metti sul tavolo tutto e metti in discussione tutto: lavoro, amicizie, famiglia, chi è Dio, credenze, chi sei tu, relazioni sociali, perché vuoi scoprire quella che è la vera realtà, la vera verità. E qui inizia il periodo del fare esperienza, quindi si cominciano a leggere libri di spiritualità, si fanno esperienze di meditazione affini insieme, spesso si fanno dei viaggi. Per quanto riguarda la mia esperienza, quando è iniziato il periodo di ricerca, io ho scelto di fare esperienza andando a vivere in Colombia e in Turchia nel 2014-2015, dove la Turchia e la Colombia non erano quello che sono oggi, e quindi mi sono messa assolutamente in viaggio e in discussione per cercare la verità. Ho fatto l'esperienza di meditazione vipassana, dove non potevi né guardare né parlare e non avevi niente, neanche una cicca per distrarre la tua mente da qualcosa di esterno. È presente quello che ti dicevo prima, non è più l'esterno ma è l'interno. Nella campagna sperduta di Praga, e l'ho fatto da sola. Come ho fatto da sola un altro tipo di ricerca e di esperienza, quella del cammino di Santiago. Tutte queste esperienze vanno fatte da sole, perché quando sei in gruppo, quando sei in coppia, non riesci a trovare la tua realtà, perché c'è sempre il condizionamento della realtà altrui. E sul cammino di Santiago ti lascio assolutamente un video in descrizione per capire un po' che cosa succede. È un po' come se ci fosse, boom, una grande esplosione. Tutto quello che è falso, che è storto, che non è puro, salta inevitabilmente. E anche sull'esperienza del corso di meditazione Vipassana ti lascio sempre un video in descrizione. Benvenuto sul canale YouTube di Nob, Not Only Barcellona, Not Only Bag, Not Only Bullshit, Not Only, non solo, nulla è come sembra. E infatti in questo canale ti porto con me a scoprire il mondo invisibile, ovvero tutte quelle scienze, perché sono scienze o conoscenze, che spesso vengono travisate o non vengono raccontate esattamente come dovrebbero essere. Si passa da che cos'è realmente l'energia sessuale, al significato reale della morte, all'aumentare la tua consapevolezza e all'energia che puoi ricaricare sempre a palla. Sul canale trovi diverse playlist che spero ti possano essere utili, quindi se con questo video stai imparando delle cose nuove, è arrivato il momento per mettere ai like se lo reputi opportuno e per scrivere magari qualche commento su che cosa ne pensi anche tu del risveglio spirituale e magari in quale fase del risveglio spirituale sei, così YouTube vede che questo video è abbastanza interessante e magari lo spinge un pochettino su. Poi arriva la fase numero 4, ovvero chi sei realmente tu. Quali sono veramente i tuoi pensieri? Ti ricordi quando ti avevo parlato della fase dell'ego che si dissolve e alla quale non siamo abituati e pensiamo che quello che parla, quello che agisce siamo noi? No. Nella fase numero 4 succede che ritrovi esattamente te stesso, il tuo io che fa rima con Dio, ritrovi quelli che erano i valori e quello che volevi diventare quando eri piccolo. È come se improvvisamente ci fosse una cascata fredda che ti sveglia e da lì non si torna più indietro. Quindi quello che succede è che tendenzialmente si taglia tutto, quindi puoi completamente cambiare quel lavoro che non ti piaceva per niente, puoi mollare la relazione amorosa
nella quale eri da decenni e che continuavi a criticare ma eri in stallo, puoi tagliare la maggioranza delle tue amicizie e puoi mettere in discussione anche il ceppo, diciamo, di appartenenza, che è quello della famiglia. Quindi nel mio caso, per esempio, io ho lasciato nel 2016 un contratto a tempo indeterminato, non solo un contratto a tempo determinato, e sono andata a vivere in Libano per mettere in moto il progetto della borsa e lasciare andare chi viaggia, perché quando ritrovi chi sei tu, hai capito qual è il tuo proposito, che cosa sei venuto a fare sul bellissimo, lo ripeto sempre con questa faccia ironica, pianeta azzurro, e la tua creatività inevitabilmente esplode. E sulla creatività e di come ti può salvare in previsione dei tempi che stanno arrivando, perché poi la creatività si spalma su tutti i settori della vita, anche in orizzontale, ti lascio un video. Inevitabile che in questa fase ci sia tabula rasa intorno a te, ovvero isolamento totale, perché tu hai letteralmente preso la vita precedente, accartocciata, buttata nel bidone e riniziato da zero, e la base di questo zero è la purezza, quindi tutto quello che è storto, tossico, che non è puro, non ti si appiccica più. Immaginatelo come un ponte, quindi tu parti da un pilastro, da una parte del ponte, la base del pilastro è la purezza, per arrivare tutto il viaggio della vita all'altra sponda del ponte, anche questo a base di purezza, fatto a sua immagine e somiglianza, perché l'obiettivo è quello di riuscire ad essere sempre più simili alla purezza infinita, che è quella dell'universo o che è quella di Dio, a seconda di come lo si voglia chiamare. Quindi quello che succederà dell'isolamento, prendine atto, non succede niente, fa parte del percorso, non avere paura dell'isolamento. Ma nonostante ci sia isolamento intorno a te, tu, visto che hai ritrovato il tuo proposito, visto che ti sei liberato dell'energia tossica e quindi hai una nuova energia dentro di te, tu stai benissimo, quindi sei carico come una molla. E questa è una cosa che dall'esterno il contesto sicuramente non riesce a spiegarsi, ma fa parte del processo nel momento in cui tu stacchi l'energia tossica, l'energia negativa, e visto che ti sei ritrovato, ti sei riscoperto, sei carico a paletta, puoi essere anche da solo per 10 mesi e non succede niente, tu stai bene. È probabile che sempre nella fase numero 4 ci siano delle emozioni, dei traumi che improvvisamente, come una cascata fredda, riemergono, e magari possono riemergere anche emozioni e sensazioni di persone che non ti hanno trattato benissimo. Prendi atto, va bene così nel senso che non sei la stordita della situazione che non se n'è accorta. Prendi atto, capisci che quelle persone in quel momento non potevano fare di meglio, e queste persone le allontanerai inevitabilmente sempre di più dalla tua vita. Visto che ti sei allineato con la nuova energia, che altro non è che l'espressione di Dio in diversissime maniere, tu sperimenterai delle esperienze nuove, come possono essere quelle di diventare particolarmente sensitivi, di diventare particolarmente intuitivi, di avere delle premonizioni, perché l'energia vecchia, quella materiale, l'hai eliminata, e quindi siccome sei allineato su una nuova energia che è leggera, l'energia leggera appartiene a queste esperienze che ti ho appena citato: sensitivo, premonizione, avere esperienze ultraterrene dove altro non è che Dio o l'espressione di Dio che comunica con te. E su che come comunica Dio nel nostro linguaggio umano ho fatto un video molto lungo, ma dove parlo delle mie esperienze, che può esserti utile per farti capire che non sei il matto della situazione, ma che
Dio comunica in questo modo. Tutto questo succede perché tu hai creato del vuoto, hai creato dello spazio, non hai bisogno di tanta roba, ed è in questo vuoto che tu piano piano metti dentro solo le cose che sono realmente tue, le cose che sono realmente vere. E sull'importanza del vuoto che si sviluppa nel momento in cui noi lasciamo andare sia il materiale sia altro, nomi, città, cose, lavoro, amicizie eccetera, ho proprio creato il progetto della borsa del lasciare andare chi viaggia, e magari su questo progetto, che è ancora in vita, presto farò un video. L'ultima fase, la quinta, è quella dell'allineamento, o per usare un termine magari più facile, quella della connessione. Cioè tu sei connesso prima di tutto con te stesso, sei in pace, sei in armonia e sei connesso a quello che succede fuori, sei connesso con quello che c'è fuori, e quindi si svilupperanno sempre di più, succederanno sempre di più quelle che io chiamo le non coincidenze. Quindi sei assolutamente in sincronia con l'universo, col mondo esterno, non sei controcorrente, ti si infilano tutte nel senso buono. Sei in armonia con gli altri esseri, quindi gli animali. È anche una prova per te per vedere se riesci a comunicare con gli animali, con gli esseri viventi come le piante. Percepire come è tutto, come se avesse un linguaggio, quindi sentire fondamentalmente l'energia di tutto quello che ti circonda. Cercando di fare un sunto, la conclusione di tutto quello che hai ascoltato, quindi delle 5 fasi, possiamo dire che proprio perché ogni DNA è assolutamente diverso, ogni persona è assolutamente diversa e unica, non esiste il giusto o lo sbagliato. E questa frase, che hai sicuramente sentito dire moltissime volte, vuol dire che ognuno ha il suo percorso, che ognuno ha un suo ruolo in questa vita, e mettendo in campo il risveglio spirituale, il libero arbitrio, la famosa scelta, come quella che fece Eva quando decise di prendere la mela, tu scegli se apportare qualcosa di tuo, di buono, di giusto, che inevitabilmente si creerà un effetto boomerang intorno a te. Quindi non c'è un giusto o uno sbagliato. Puoi mettere in campo il risveglio spirituale, puoi scegliere di non farlo. Se scegli di farlo, non esiste un tempo prestabilito, perché ognuno ha la sua storia, ognuno ha la sua vita, ognuno ha il suo cammino, che è assolutamente unico. Quindi le fasi in questa vita le puoi percorrere tutte. È possibile che in alcune fasi tu rimanga fermo di più e in alcune di meno, e non è detto che quando arrivi alla fase numero 5 dell'allineamento con tutto quello che è intorno a te e con Dio, e quindi diventi anche tu un'espressione di Dio, la partita è chiusa. Nine, perché la vita stessa è sempre una sorpresa, non sai mai che cosa succederà, quindi ogni giorno ci sarà una prova diversa, e quindi non cadere nel tricky, nel tranello di pensare di essere arrivato alla fase numero 5, l'ultima, e di essere a posto, perché non funziona esattamente così. Anzi, spesso succede che più in alto si arriva, più ci saranno delle prove che cercano di portarti alle fasi precedenti, perché siamo esseri umani, e come esseri umani in questo pianeta verde o pianeta azzurro noi facciamo sempre esperienza. È sempre una questione di esperienza, è sempre un'espressione di Dio che ci mette alla prova, anche nella fase dell'ignoranza, ok? Per poi guardarci indietro e dire: mamma mia quanto sono stato ignorante. Però se guardi indietro vuol dire che sei andato avanti, che sei evoluto, che hai capito. Anche la morte, ti ricordi quando ho fatto l'esempio del ponte, dei 2 pilastri che sono la purezza, quando parti di nuovo perché ti sei ricordato chi eri da bambino, qual è il tuo proposito, che cosa puoi fare tu qui, fino ad attraversare tutto il ponte ed arrivare all'altro pilastro, anche durante la morte.
Anche la morte è un risveglio spirituale, sia per chi la vive, sia per chi è intorno, che vive la morte in maniera, diciamo, passiva, e forse l'esperienza anche del dopo morte ha anche lei il suo risveglio spirituale, però al momento non c'è dato saperne troppo. Sull'argomento morte, su come viverlo, su come sentirla, ho dedicato un'intera playlist e te la lascio in fondo nella descrizione se vuoi approfondire anche questo tipo di soggetto. In quale fase sei esattamente tu? Hai presente a scuola quando fanno l'appello e ci sono sempre magari il Bianchi presente, assente, Rossi presente, assente, che magari sono fuori a bighellonare, quindi vengono rimandati ogni santissimo anno. Quindi cerca di rispondere con il presente, di esserci e di non essere rimandato ancora qui a fare le stesse esperienze, perché poi diventa sempre molto più difficile e sempre molto più pesante. Fai la differenza tu in questo mondo, perché il mondo ha bisogno anche di te. Nei commenti puoi scrivere in quale fase della vita sei tu e quali sono state le fasi più difficili per te per il risveglio spirituale.